Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi dei difetti delle automobili. Questa rubrica che voglio aprire oggi con questo video andrà ad analizzare i difetti che hanno le automobili per cui le case madri fanno dei richiami. Oggi parliamo di BMW, quindi una casa rinomata e di lusso, quindi auto costose. Nell'ultimo periodo c'è stato un richiamo direttamente da BMW per i modelli che adesso vi elencherò. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere, mi raccomando, questi video. In descrizione vi lascerò i link per argomenti come noleggio a lungo termine e materiali che io utilizzo, quindi andate a consultare la descrizione. Le auto che adesso vi dirò hanno avuto un problema in particolare. 2 Grand Tourer, poi 3 Touring, la i3, la X1 e anche la X2. Questi sono i modelli che hanno avuto un problema, che è ai pretensionatori delle cinture anteriori. Il pretensionatore, se non sapete che cos'è, ve lo spiego al volo, è un meccanismo che si trova nella cintura di sicurezza, cioè quando noi facciamo un incidente, abbiamo una collisione, la cintura non fa soltanto il mestiere di trattenere passivamente il conducente o comunque chi sta sul sedile, cioè anche se noi tiriamo la cinta, noi sentiamo che la cintura ha subito resistenza e si blocca, giusto? Quando c'è invece una collisione, oltre a fare quel lavoro lì, all'interno del meccanismo della cintura di sicurezza c'è il pretensionatore, cioè esplode una carica per cui la cintura va in tensione, quindi ci stringe ancora di più e ci blocca al sedile. Oltre al sistema di bloccaggio che tutti conosciamo, perché magari ci dà fastidio quando saliamo in macchina che tiriamo la cinta e non viene fuori e dobbiamo farlo con calma, oltre a quel sistema lì prima parte il pretensionatore, quindi una carica esplosiva che fa in modo che la cinta si ritiri e quindi si stringa a noi e poi si blocchi col sistema che conosciamo bene. È risultato non funzionante in alcuni modelli di BMW che vi ho elencato qui, che sono questi. Nel caso specifico, sulla i3 si trova da gennaio e febbraio 2022. Quindi se avete acquistato un modello di BMW i3 tra gennaio e febbraio, fareste meglio a contattare BMW e adesso vi lascio il numero, sia qui, ve lo scrivo, ma ve lo lascio anche in descrizione. Per tutte le altre è stato riscontrato il problema tra gennaio e marzo 2022. Quindi in sostanza, se avete un dubbio e avete acquistato una BMW tra gennaio e marzo del 2022, io vi consiglio di andare in BMW o perlomeno telefonare a questo numero qui, che è il servizio clienti. Telefonate a questo numero qua, vi chiederanno i dati dell'automobile e vi sapranno dire se il richiamo vale anche per voi, se non vi hanno già telefonato per sistemare la cosa. Mi raccomando, la sicurezza ovviamente prima di tutto. Ragazzi, per questa rubrica dei richiami delle automobili è tutto. Oggi abbiamo analizzato BMW, prossimi giorni analizzeremo altre case madri. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento e un like. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!